Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video su Era. Sono come sempre con Eli. Ciao a tutti. Ok, com'è andato il fine settimana? Spero tutto bene, che non abbiate tradato molto perché era molto choppy e secondo me era molto facile perdere soldi. E sì, in realtà Eli, non so te, ma qua siamo sempre nello stesso punto. Sì. Sempre qua. Alla E... fine sì, perché tutti chiamavano ad ogni candela che si sale e si scende, andiamo a 100.000, andiamo a 10.000, ma alla fine Sì, non è che cambia tanto. Io ho no. un piano tranquillo, ti lascio dire a te e poi dirò la mia. Certo. Così. Allora, io come vi sto dicendo già da un bel po' di settimane, cioè da qua che vi stavamo parlando di questo possibile range, quindi da quel momento che avevo iniziato a parlare ne sono già passate quasi 2 settimane e siamo ancora qua, cioè deviazioni sull'alto, ritorno al basso, deviazione e così continua. Ora, io qua oggi ho preso uno shortino su Bitcoin ed ETH che poi andrò a vedere perché ho visto che ha testato nuovamente il range, ha rotto la struttura, ha fatto un alto più basso e qua mi ha dato il trigger quando ha perso il POC. Quindi io ho provato questo shortino con l'invalidazione sopra questo alto e un target grosso, questo qua range basso e un target magari più basso dove mi piacerebbe il retest macro di Bitcoin, quindi proverò, ovviamente prenderò profitto in quest'area, sicuramente, almeno il metà della posizione, però il mio vero obiettivo sarebbe arrivare anche fino a qua sotto, perché come vi dicevo, il mio piano macro, eh, con il mio piano macro preferirei più un test più basso prima di testare magari 32k, ok? Però sì, questo qua è uno short in realtà molto semplice del tipo che è proprio test range alto, io sto shortando range alto con target range basso e magari se lo rompe verso il basso, poi magari qua sicuramente aprirò qualche long come edge, però questo qua per ora è il mio piano. Bitcoin non c'è veramente nulla da dire, avevamo fatto il video qua più o meno l'altra volta, quindi siamo sempre stati qua. Non è cambiato nulla. ETH, shortato ETH perché? Perché non è riuscito a prendere ancora questa resistenza, non è riuscito a flipparla. Qua stiamo facendo un over-under, ok? Sotto resistenza. Con la mia invalidazione, nel caso in cui il prezzo dovesse prendere e salire qua sopra, consolidare, allora ciao, stoppato. Però qua c'ha dei bei target di liquidità, come questi qua lows, qua sotto, quindi almeno questo qua sarà il mio TP1, ok? E poi TP2 qua sotto, quest'area qua, dai 1695 ai 1670 circa. Poi magari terrò una piccola posizione, punterò più in basso se Bitcoin dovesse rompere, però per ora questo qua è il mio setup, un 4 risk reward di trade e vediamo un po' come va. Questi trade li ho presi proprio oggi, quindi alla fine su Ethereum ora come ora sono un po' in rosso, ma di poco perché è un filo più forte per Doge, ma poi ne parleremo più avanti. Però il piano per me è molto semplice, cioè range alto, provo lo short, tutto qua. Mm. Passo la parola a te, Eli. Sì, la pensiamo allo stesso modo. Lo diciamo da tempo, ormai ci sentiamo ormai 2 o 3 volte a settimana e diciamo sempre la stessa cosa. Se non flippiamo il livello, alla fine lo potete vedere, l'ho segnato qui, l'ho segnato diverse volte su Twitter anche, KRS e K-Support, tutto qui. Alla fine nulla di difficile. Io fino a quando non superiamo il livello dei 32.000 dollari, 31-32.000 dollari, non chiamo 100.000 dollari, tutto qua. E non mi sento rialzista. Io mi sto comportando facendo scalp negli ultimi giorni, lo avete visto, soprattutto su tante altcoin che mi hanno fatto degli scam pump assurdi e li ho presi quasi tutti, sono sincero. Ehm, Niente, il mio livello chiave è 25.000 dollari. Anche l'OBV, se potete vedere, un pochino sta perdendo forza. Se andiamo a ritestare l'area, quest'area qui, mi corrisponde a 25.000 dollari. Se teniamo 25.000 dollari, l'OBV mi tieni qua, con retest anche di RSA 50,
allora io mi posizionerò bello long, potente. Però se perdiamo i $25.000 e confermiamo la consolidazione al ribasso, perdiamo questa parabola, ciao, andiamo a finire molto più in basso, sotto i $20.000 secondo me. Quindi nulla di complicato, questo qua è il range al momento, range alto, range basso, possiamo, secondo me, allora, qui per farla semplice, vi faccio vedere un grafico che ho messo, io oggi ho shortato Bitcoin diverse volte, allora vediamo, ecco qua, avevo messo questo grafico su Twitter, anche su Discord ovviamente, dove chiamavo quest'area come possibile trigger per posizionarsi. Bene, è stato fatto sull'orario perfetto proprio. Qui mi sono posizionato, ho chiuso la mia posizione più o meno qui, dove ho preso profitto. Ho lasciato una piccola moon bag con stop sopra i 28,4 e lo lascio correre. Primo target, qui ho preso l'80% della posizione io perché alla fine avevo da fare, ho fatto delle cose che, maledette cose, mi hanno fatto perdere la pump di CX che l'ho chiuso in break even, peccato, poi ho fatto il 20%, e niente, se non superiamo i $29.000 non sarò rialzista, e fino a quando non superiamo quell'area, quindi non sarò rialzista. Ethereum la stessa cosa, fino a quando non superiamo i 1820, 1850 lo prendiamo, eccolo qua, qui lo capiamo bene, fino a quando non superiamo quest'area qui io non sarò rialzista. Superiamo questo livello e chiamerò i $2.000, sinceramente. Perdiamo questo livello qui dei 1.700 e secondo me 1.500 lo mettiamo sul tavolo. Cioè, semplice, nulla di complicato. Alla fine più fate le cose semplici, più capite il grafico. Pulite, pochi indicatori, lasciate perdere gli indicatori, io come vedete non lo sto usando per niente. EMA cose non uso niente, lasciate stare. Quindi superiamo, longate alt, scendiamo, qui shortate alt. Qui invece long short, fate scalp, fate come volete. Altcoin, poco da dire, alla fine vedete che il take profit aggressivo è il giusto piano al momento, perché tanto l'esempio è stato fatto ieri, si scende, si sale, si scende, si sale, però secondo me presto ci muoveremo più velocemente, avremo un pochino di volatilità. Gli altcoin sono poco posizionato, anzi in spot proprio non c'ho quasi nulla, perché voglio vedere TH che mi supera questo livello per incrementare, per rientrare nelle mie posizioni. Ero entrato in XLM che però metto il mio stop qui in basso vicino al break even, spot 0,1040, non voglio rischiare, non ho voglia, voglio vedere prima Bitcoin come si comporta. ICX mi ha fatto fare tanti soldi negli ultimi giorni, ho fatto tipo un 50% di profitto. E poi parliamo di Doge, che è una cosa assurda. Cioè, ho visto il messaggio, mi sono posizionato long, ti dico la verità, all-in quasi. Io l'ho mancato, mannaggia. Non mi sono proprio accorto. Mi sono posizionato, appena l'ho visto, così, ho detto vado, provo uno stop stretto e l'ho chiuso già, l'ho chiuso intorno ai 0,095. Soldi gratis, sono sincero. Secondo me questa è vera e propria manipolazione, questa moneta di merda. Vai, jail. Deve scomparire, dai, queste monete di merda. Meritiamo di andare a 10k. Il mio amico Profit Blue sarà contento se sente questo video, dirà cazzo, Alizza ha detto 10k. Ti sblocca. Mi sblocca, sì. Meritiamo di prendere un'altra bomba con queste cose, dai, è cosa assurda, sono sincero. Io lo lascerei perdere al momento, lasciate stare, vediamo un pochino, sì, qui come tirare i dati. Ma secondo me una certa toglierò il logo e il Doge crollerà, secondo me, semplicemente. Sì. Cioè, non è che lo terrà per sempre, cioè, non ha senso, capito? Sì, assolutamente. Aveva fatto il troll e basta, doveva divertirsi un po'. Sì. Assolutamente. E altcoin, niente, altcoin alla fine niente da dire. Cioè, non so tu, No. ma io niente da dire. Cioè, sempre la Total 2, guardate, sono tipo 1, 2, 3, 4, sono 20 giorni che siamo qui che proviamo a rompere. Non ci riusciamo. Calcolate che più rimaniamo qua sotto e più è facile che crolliamo.
secondo me. Però poco mi interessa, come dico sempre, poco mi interessa che si va giù, su, alla fine io trado di conseguenza. C'ho il flip dei livelli, cioè a me non mi interessa neanche guardare dove va Bitcoin, mi muovo un pochino sull'altcoin con gli scalp. Ho i miei stop loss del 3-4%, se mi fa un pump del 7, 8, 10, 15% vendo l'80% della posizione e il resto lascio correre con stop in profitto. Cioè un po' questa è la mia strategia fino a quando non capisco bene la direzione. Sì, 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 sì. Sì, alla fine è tutto qui. Ah, Soltanto il dollaro, volevo vedere al volo. Continuiamo ad essere in supporto, quindi lui deciderà un pochino anche la direzione di SPX. Non penso che perderà questo livello io, secondo me. Se lo perde può darsi andiamo a fare qui un double bottom, però andare sotto i 100, andare sotto i 100 vuol dire che è molto rialzista, però andare sotto i 100 vuol dire che SPX mi rompe il mensile. Non so se hai visto il mensile di SPX tu. sì, 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 sì. No, Allora, interessante. sì, basta guardare il mensile, guardate, è molto semplice. Allora, guardate il mensile di SPX, allucinante. Cioè, decideremo tutto qui. Se fa breakout, ci fa una candela in un giorno, cioè se ci chiude un settimanale anche qua sopra, e poi ci conferma il mensile e la rottura, io penso che andiamo a riprendere prezzi ben più alti, eh. E lì Bitcoin può sfondare il muro dei $30.000, 32 per andare anche più in alto, secondo me. Però qui siamo in super resistenza, sappiate questo. Tutto qua. Se vuoi fare No, qualcosa tu, non io so se hai qualcosa ti da dicevo, dire. come ti dicevo, ora in come ora non ho molto interesse sugli altcoin, più che altro perché Bitcoin e Ethereum sono molto indecisi, siamo a range alto, quindi io personalmente mi sono voluto esporre con posizioni su Bitcoin e Ethereum, non mi fido tanto di espormi su altcoin in questo momento e quindi rimango molto tranquillo, ecco, non ho fretta di entrare in posizioni attualmente. Sì, 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 anche io la stessa cosa. L'unica cosa che un pochino che io avevo paura un po' per gli short, però va bene provarli in quell'area lì, perché no, è l'area giusta per provarli. Come qui sotto tutti chiamavano 10.000 e shortavano, a $16.000 tutti shortavano, tutti, e non capivo il perché, era una cosa totalmente stupida. Chiamavano 10k la stessa cosa qui, tutti longano per dire però può darsi che poi si scende perché siamo sotto resistenza. L'unica cosa mi sarebbe piaciuto andare a prendere il mensile qui sopra a me, come ha fatto SPX, se avete visto il grafico. Quindi sarebbe piaciuto andare a prendere il mensile qua, qui un pochino e poi rigettare pesantemente fino a 23-24 mila dollari. Quello sarebbe stata la cosa più bella. Però sarebbe stato ora ancora più bello se lui mi va a prendere 25.000, 24.000, andare qui sopra e poi scendere a 20.000 dollari. Questo è il mio sogno, il mio piano da sogno, però non penso accadrà. Troppo facile, troppo facile. I Sì. 25.000 dollari sono troppo facili, non lo so. No, magari potrebbe fare la deviazione sotto e stare un attimo sotto e poi riprendere e partire. Secondo me ha più senso, tipo proprio perde magari 25, si ferma sui 24, fa una consolidazione lì, tutti si mettono short e poi fa l'ultimo pump dell'anno. Sì. Quello che Eh. mi piaceva guardare su Bitcoin, a me sinceramente, tipo fare qui, fare ancora uno squeeze in alto, mi piaceva, però a me fino a quando non mi supera i 29.000, i 28.000 e mezzo non penso succederà. Se mi supera i 28 e mezzo può darsi, che me lo aspetto, sull'orario, però fino a quando non mi supera i 28 e mezzo sarebbe stato bello uno squeeze a 29, 29 e mezzo e poi pam, giù pesantemente con una mega candela. Può essere, può essere. Ma adesso, ora come ora, non è detto, cioè ci sono tante opzioni e per ora non ci sono conferme per nessuno di questi movimenti, cioè alla fine. No, no, infatti, quello che possiamo provare è qualche posizione con uno stop dell'1%, come stamattina ho fatto uno short a 28,4, stop 28,5, cioè avevo uno stop del 0,2%, cioè
stop stupidi. Anche lo short che hai fatto tu, ottimo, tanto siamo sotto resistenza. Qui si fanno gli short, non si fanno Ma sul sì, si prova, supporto. poi comunque c'è col risk management, anche se prendi lo stop, non è che è la fine del mondo, Sì, tanto ecco. c'è uno stop Cioè, dell'1%, cioè figurati, il cioè alla 2%, non è che... fine ci sta a provarli. Poi se prendi lo stop, ame, cioè passi al prossimo trade, Sì, sì, sì. semplicemente. Io voglio vedere 28 e mezzo. Se mi rompe 28 e mezzo, Mhm. se mi rompe quest'area qui, allora mi aspetto lo squeeze più in alto. Sì. Solo però se mi supera questo livello. Se mi Mhm. supera questo, squeeze, boom, bah, mi aspetto poi il crollo. Ora livelli chiave sono quello, 28 e mezzo, 27, 2, 27, sì, diciamo qui sotto, anche il 28k, che però io qui starei fermo, mi posiziono short un pochino più in alto, 28,2, o se no meglio star fermi, e poi qui sotto. Cioè, poco da dire, questi sono i range che dobbiamo guardare. Non c'è molto da fare. Però qui mettersi long è un po' da Sì, un stupidi, po' cioè, secondo pazzerello. me. Sì, E sì, niente, tutto qua. dai, direi che per oggi le cose le abbiamo dette, i piani nostri li sapete. E niente, ci vediamo allora mercoledì, ragazzi. Ciao a Mm? tutti, Ciao, buona settimana. Ciao ciao. ciao.